E buongiorno! Buongiorno a tutti! Finalmente un po' di sole caldo anche qui a El Hierro. Però per noi è una giornata un pochino triste. Eh sì, dobbiamo lasciare questa splendida isola e abbiamo il traghetto questo pomeriggio alle 3 per ritornare a Tenerife. Quindi ultima notte passata qui alla Massetta, carico e scarico delle acque. Così, visto che qua è tutto gratuito, mi sono zenese. Abbiamo un po' di rifornimenti anche per Tenerife, dove comunque l'acqua e gli scarichi si pagano. Pochissimo, ma a Tenerife si pagano. Quindi dai, adesso sistemiamo tutto, partiamo, ultime cose e Ultime commissioni e si va. La nostra visita di El Hierro è cominciata qui, in questo luogo, quando siamo arrivati di notte col buio per dormire, circa 20 giorni fa, ed sta finendo qua, perché tra 3 ore abbiamo il traghetto, ci siamo fermati qui, mangiamo qualcosa, facciamo dei piccoli lavori. Playa de Timihiraje. Carina perché la sabbia è nerissima. Le condizioni potrebbero anche essere buone per un bagno, ma non so io se lo farò. No, credo che nei prossimi giorni ci riposeremo un paio di giorni alla Teita e lì facciamo i bagni, come piacciono a noi, quindi... Noi ammettiamo che tutte le volte che passiamo da un'isola all'altra, un po' di noi rimane sull'isola che stiamo lasciando, ma El Hierro ci ha proprio preso il cuore. È un'isola con alma, non per niente, con anima. Quando abbiamo prenotato i ferri abbiamo detto 20 giorni saranno anche troppi, l'isola è piccola, quindi magari Betty mi dice sì, se vogliamo possiamo anticipare. Adesso, se non avessimo degli impegni a Tenerife, gli chiederei a Betty di posticipare. Stiamo lasciando con una lacrimuccia El Hierro. Un po' triste. Sì, davvero, siamo tristi, non ce lo aspettavamo. Eccoci di nuovo a Tenerife. E più che altro eccoci di nuovo in traffico. Già. Cavolo, 20 giorni di Hierro ti disintossicano dal traffico. Poi torni a Los Cristianos e guarda, sembra di essere a Milano in tangenziale. Questa è la faccia che non ci piace di Tenerife. Eccoci allora, dove ci siamo fermati? Siamo arrivati a Tenerife, abbiamo ritrovato il traffico di Los Cristianos e siamo venuti in uno dei nostri posticini preferiti. Domani mattina abbiamo degli appuntamenti qua in zona di lavoro e quindi ci fermiamo qui. Siamo al Palmar e ora andiamo a farci 2 passi e magari a farci un aperitivo in spiaggia, che dici? Si può fare? Si può fare, anche se il tempo qua è un pelino uggioso. Dovrebbe essere più caldo rispetto al Hierro, però è un po' più uggioso. Stamattina Hierro era
bellissimo, caldo, forse il primo e unico giorno di temperatura calda e noi siamo scappati. Purtroppo quando si fanno le prenotazioni e si prendono gli appuntamenti non si sa mai com'è la meteorologia prima. Qua sta arrivando un'altra Fredolsen, dietro di me si vede il porto di Los Cristianos, praticamente noi siamo sbarcati lì, è vicinissimo, però c'è questa montagna in mezzo e non ci sono strade litoranee, quindi per arrivare da lì a qui saranno 2,5 km, 3 in linea d'aria. A fare tutto il giro della montagna sono 10,5 km. Vabbè. Eccoci, non abbiamo ancora salutato stamattina, mi sa. Impegni, tantissimi impegni. Ci siamo trovati con Emiliano, abbiamo fatto tante cosette, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui adesso siamo arrivati, sono le 4, quindi finalmente il pomeriggio ci siamo un po' rilassati. Siamo dove, Betty? Siamo ad Alcalá e qui ci fermiamo forse un paio di giorni, anche perché è in arrivo un po' di tempo bruttino nei prossimi giorni, quindi vediamo un po' come affrontarlo e cosa arriverà da qua. Al momento ci godiamo il bel sole e cosa facciamo? Andiamo in spiaggia. Eccoli i vacanzieri. Eccoli i vacanzieri. I vacanzisti. Noi andiamo lì a prendere il sole. Noi andiamo a vedere, andiamo a vedere se riusciamo a farci un bagno. E quindi vediamo, appunto, visto che Grazia e Gigi vanno adesso a prendersi un po' di sole, noi anche. Guardate che bello spettacolo. Qui ad Alcalá siamo già stati, forse ve l'abbiamo anche già fatto vedere. Sì, probabilmente sì. Però è un posto carino, tranquillo, e ci sono dei varie baiette dove fermarsi, fare bagno e altro. Tra parentesi abbiamo una splendida visione anche dell'isola della Gomera, che è qua davanti, dove ancora non siamo stati, no? Dobbiamo capire se riusciamo ad andare in camper o meno. Ci sono stati i nostri vicini tedeschi che già conoscevamo, che abbiamo ritrovato anche loro qua. Ecco qua, siamo arrivati nel lungomare di Alcalá. Il mare è troppo agitato, quindi purtroppo anche sulle spiagge non sono accessibili, bandiera rossa, si può prendere il sole ma non si può fare il bagno. Fortunatamente abbiamo queste piscinette, non sono granché, nel senso che l'acqua non è molto alta, però ci possiamo accontentare. Eccole qua, sono queste piscine naturali dalla lava che ha creato queste pozze nel quale l'alta marea, il mare entra dentro. Adesso siamo in bassa marea, quindi sono un pochettino basse. Ecco la Betty, dov'è? Che dire? Si sta bene qua dopo 20 giorni di hierro, al freddo, al fresco diciamo, freddo no, fresco. Però un paio di bagni anche a hierro li abbiamo fatti. Sì, tu, io no. Qui si sta davvero bene. Bel pomeriggio di sole, amore? Sì, dovevamo un attimo rilassarci dopo la mattinata lavorativa, quindi adesso torniamo in camper, doccia. Stasera forse facciamo cena con un po' di amici. C'è pieno di gente qua abbiamo che conosciamo. Ritrovato tutti qua. Dall'isolamento del hierro al caos e alla compartecipazione di Alcalá. E mentre Betty ritira i nostri asciugamani da spiaggia, ci godiamo alle spalle di Betty uno splendido tramonto. Guardate che bello. Dietro le nubi, ma il colore è bellissimo. Sistemati qua lungo la strada, tra parentesi qui abbiamo degli amici, Antonio subito dietro che abbiamo incontrato qua. Qui abbiamo una coppia di tedeschi
conosciuti qualche giorno fa al Hierro e ci siamo ritrovati di nuovo qua. Più avanti ci sono i nostri amici, sia Davide, il cameriere in camper, che Grazia e Gigi, che sono col loro camperozzo qua davanti. Eccoci, buongiorno! Buongiorno! E chi c'è con noi? Noi due! Eccoli, Noi sono due, di nuovo qua. Noi due che partiamo stamattina tutti insieme, ci andiamo a fare un'escursione a Dove? Santiago. Si è appena A svegliata. Puerto de Puerto de Santiago. Quindi Mauro, Eccolo, eccolo. come on! Ci stiamo aspettando. Ma è sempre Approfittati. così, io devo sempre Devi aspettarlo lui. aspettare. No, ma di solito sono le donne No, che si no, fanno invece aspettare. io Ma devo, il mio devo animo aspettare femminile sempre. La tua è parte. questo che... Vedi, fatto bene. Via, Avanti. avanti tu. Vai avanti te che a me viene Chi da mi ridere. ama mi segua, dietro di me, ma non troppo. Eccoci in marcia, direzione Puerto de Santiago. Adesso andiamo in là, poi vediamo dove riusciamo ad arrivare. Giornata è grigia, è iniziato che ha piovuto stamattina. Ma dove siamo arrivati, Maurè? Los Gigantes. In una grigia giornata uggiosa. 8 km e mezzo e siamo arrivati al Puerto Deportivo di Los Gigantes. Giornata ideale per andare in bici, sperando che non ricominci a piovere. Il porticciolo è questo. Qui siamo lungo una pedonale ciclabile con una splendida villa sul mare. Guardate che meraviglia! Completamente isolata dal resto del paese, qui si arriva solo a piedi. Stupendo! Stasera polentina, anche a Tenerife fa freschino. Guardate com'è bello la Betty con i capelli corti, si è tirati i capelli oggi, abbiamo approfittato di questa sosta, però aveva freddo e ha chiesto se gli facevo la polentina, poi la scaldo. Eccomi, un po' più ricciolina, un po' capelli più corti. Che dici? Sei bella. Buongiorno, non vi abbiamo ancora salutato stamattina. Parto con un bel giro in bici. Siamo già nel pomeriggio in realtà, ma siamo sempre fermi ad Alcalá e mi sa che ci stiamo altri un paio di giorni probabilmente, perché qui il tempo è davvero brutto. Temporali, burrasche di mare, di vento, insomma non è simpatico. E quindi altro giro in bici, stavolta non con Paolo Orietta ma con Antonio. Arrivano i ragazzi? Playa San Juan. Oh, che bellino da qua.
arrivato anche Mauro. Eccoci, 1 ora e 55, 23 chilometri abbiamo fatto. Un bel giretto tra Puerto de Santiago, Los Gigantes, Playa San Juan. Ci siamo presi acqua, vento, pioggia e sole. Ma sì, è andata bene alla fine, non è stato così terribile. 2 goccine d'acqua e poco. Adesso? Riposo. Adesso riposino. Questa era la piscina dove abbiamo fatto il bagno 2 giorni fa. Era o è? Nel senso che quasi era, perché è stata quasi devastata dalle onde del mare, belle potenti. E continua questa burrasca, non ci molla più. Tempo grigio, pioggia, vista sole, nuvole, mare grosso, un delirio questi giorni. E infatti siamo fermi qui ad Alcalá da ormai 3 giorni. Anche la pavimentazione dove eravamo sdraiati, piastrelle di pietra, sono diverte. Guarda. Questi sono i disastri che ha fatto il mare oggi, fra ieri, stanotte ed oggi. Più che altro è strano perché questo vento da sud non è molto normale per le Canarie, per l'oceano soprattutto. Cambiamento climatico. Qui addirittura hanno chiuso la spiaggia, guardate.